Signori e signore, ecco voi la classifica dei migliori monitor da studio. No, fermi, non svegliatevi come dicono i complottisti proprio sul web, non c'è nessuna classifica, anzi questo è uno dei problemi che ho riscontrato guardando molti contributi sul web con i quali non sono per niente d'accordo, ma penso che sia un problema non tanto di orecchio, ma un peccato originale, cioè forse il non saper bene che cosa sia, che cosa voglia dire essere un monitor da studio. Uno studio monitor è appunto un diffusore acustico che viene usato negli studi di registrazione, nel nostro caso negli home studio, nei piccoli studi di registrazione, per produrre musica, per registrare musica da parte di un musicista o un produttore destinato poi ad un pubblico, ad il suo pubblico che lo ascolterà e a cui dovrà piacere. E a meno che il nostro produttore o il nostro musicista, assieme all'MP3, al CD, al file FLAC, non regali anche i propri diffusori, i propri monitor da studio così belli, questo pubblico lo ascolterà con le proprie casse. Qualcuno con le cassettine bianche, qualcuno con le cassettine rosse, qualcuno con le cassettine dell'autoradio, qualcuno con il telefonino, qualcuno per televisione. Penso che non ci sia neanche una persona che ascolti il prodotto appena registrato con le stesse casse del fonico che ha mixato questo prodotto musicale. Quindi questi diffusori studio monitor non sono destinati al fonico, a chi li ha acquistati, sono in realtà destinati al pubblico. Devono fare un lavoro che renda la musica piacevole a migliaia di persone, non al singolo dietro il mixer. Per capirci meglio proviamo a fare qualche esempio importante. Quelli che vedete qua sono degli importanti studi di registrazione non home recording, ma degli studi professionali delle major, cioè delle case discografiche che producono o producevano hit internazionali, dischi che hanno venduto milioni di copie, colonne sonore per film da Oscar. Come vedete, tra le tante apparecchiature sono dotate di più ascolti. Ascolti sono in gergo appunto i diffusori che vengono ascoltati per monitorare appunto il prodotto con il quale si sta lavorando. E di solito hanno almeno tre tipi di ascolti, tre tipi di diffusori monitor. Proviamo ad analizzarli. Uno è il diffusore più grande che vedete ed è il diffusore monitor assoluto, cioè quello che deve veramente suonare benissimo, quello che veramente deve andare dalle basse frequenze più basse alle alte frequenze più estreme. E il suo lavoro sarà principalmente quello di fare i suoni, cioè quando strumento per strumento, contributo per contributo, il suono viene analizzato, viene magari equalizzato, trattato con i vari output gear, con le varie attrezzature che ha a disposizione del fonico, per fare in modo ad esempio che nella cassa della batteria non vengano introdotte delle frequenze bassissime che obbligano il woofer a movimenti inconsulti e tra l'altro a far muovere gli aghi dei viewmeter per poi obbligare i produttori alla famosa loudness war che conosciamo più o meno tutti. O ancora può servire quando si registra, che so, una tastiera, a fare in modo che non ci siano frequenze altissime, che ne so, 20.000 Hz che risuonano, che bruciano i tweeter, non si sa perché, ecco perché magari arrivano solamente da un cavo schermato male. Sono i monitor assoluti, quelli grossi, grandi, costosi, di solito posizionati lontano, quelli che servono poi alla fine per fare impressione sul produttore, quello che mette i soldi per far sentire quanto forte suona il proprio disco. Ma come vedete sopra il mixer ci sono un'altra serie di diffusori piccolini, alcuni dei quali meritano qualche menzione particolare. Probabilmente tutti abbiamo visto, oltre che in questi, negli altri studi di registrazione, questi diffusori dal monitor riconoscibilissimamente bianco. Sono le Yamaha NS10M, però nelle varie versioni. Vale la pena di raccontare un attimo la genesi di questo prodotto che è presente nel 99% degli studi di registrazione. Sembra che, anzi è vero, che un produttore famosissimo americano che qualche anno fa riscuoteva tantissimo successo, i suoi pezzi erano sempre nella hit, fosse chiamato nei vari studi di registrazione per fare il missaggio finale dei pezzi appena registrati. Veniva chiamato e pagato a fior di soldi, lui si presentava con la sua valigetta, la apriva, faceva spazio dai presenti che si allontanavano in ginocchio, faceva spazio sul mixer, toglieva tutti i monitor già presenti in studio e appoggiava le sue casse dal woofer bianco e tra l'altro con un pezzettino di carta igienica, di toilet paper, hanno fatto anche delle canzoni su questo, carta igienica sul Twitter. Il disco appena registrato aveva inevitabilmente successo e tutti i fonici ovviamente si chiedevano: ma qual è il suo segreto? Secondo me sono quelle casse dal riconoscibilissimo woofer bianco che andavano
che erano spiate e riconosciute come le famose Yamaha NS10. La Yamaha a un certo punto vide aumentare vertiginosamente la vendita di queste casse, che in realtà non erano altro che una cassa mediocre che accompagnava un rack, un hi-fi di quelle torri che si vendevano negli anni 70, se vi ricordate. Quindi una cassa senza infamia e senza lode. E le vendite aumentarono tantissimo proprio perché tutti i fonici dello studio A, dello studio B, dello studio C andavano a comprare quelle casse mettendoci il tovagliolino di carta davanti, pensando che quello fosse il segreto del produttore remixatore. E invece no, quella era una cassa mediocre, e mediocre è la parola giusta per un monitor da studio. Non deve essere né troppo bello né troppo brutto, non avere né troppi bassi né troppi alti, non avere una personalità, proprio perché deve rappresentare la maggior parte delle casse che tutti i cristiani e anche non cristiani hanno a casa loro. La Yamaha NS10 venne fatta poi nella versione M Monitor e poi Pro, snaturandola un pochettino, perché ne vennero vendute veramente tantissime, e questo fu un altro vantaggio ulteriore, oltre ad essere particolarmente mediocre, era a questo punto diventato uno standard per quasi tutti gli studi di registrazione del mondo, per cui non solo quel famoso fonico, ma anche gli altri potevano ritrovare lo stesso monitor sia nello studio mio che nel tuo, sia in quello a Los Angeles. Un po' quello che è successo con il Technics SL1200 nel campo dei giradischi per DJs, per chi conosce la storia. Ma sul ponte del mixer di quegli studi vedete anche un altro monitor che si ripete in continuazione. È quel cubotto anonimo che vedete lì a fianco dell'NS10. Erano e sono le Auratone all'italiana. Una cassa che solo a vederla si capisce che non può avere prestazioni fenomenali, e questa era proprio la sua natura, cioè quella di non avere prestazioni eccezionali. Ed ecco che quindi i fonici, dopo aver sgrossato il suono con i monitor assoluti, svolgevano soprattutto il messaggio finale alternando le Yamaha alle Auratone, ma spesso andando in macchina a sentire come suonavano in macchina, o ancora ascoltando il prodotto dal altoparlantino del loro Revox Studer che usavano per registrare appunto il master definitivo. Questo perché? Perché questo è lo scopo di uno studio monitor di riferimento, quindi non di uno studio monitor assoluto, ma uno studio monitor di riferimento che deve essere appunto il più neutro, neutrale possibile, banale e anonimo. Se il vostro studio monitor avrà tanti bassi, che ci piacciono così tanto, voi inevitabilmente sarete portati a non aggiungerne ancora di più, e quando porterete il vostro prodotto fuori probabilmente sarà vuoto di bassi. E ancora, se il vostro studio monitor è particolarmente brillante e arioso, voi non aggiungerete alti perché già ci sono, anzi magari sarete portati a toglierle per non rendere il prodotto troppo squillante, e quando il vostro prodotto sarà ascoltato su un autoradio sarà inevitabilmente cupo. Questa questione dei monitor di riferimento mediocri va presa un pochino con le pinze, come tutte le verità a questo mondo, perché molto a che fare col genere musicale di riferimento. È chiaro che se state producendo un disco per audiofili fatto da un quartetto d'archi che sapete che verrà ascoltato da persone con impianti da 10.000 euro, voi a vostra volta utilizzerete dei monitor che siano il riferimento per quelle persone, quindi dei monitor di alta e altissima qualità. Se il vostro prodotto musicale invece è un prodotto dance, ovviamente lo ascolterete se possibile anche con un impianto da discoteca, per vedere come renderà in discoteca ad esempio. Quindi chiedetevi dove verrà ascoltato il vostro pezzo musicale. Io ad esempio i Maneskin, che stanno andando alla grande in tutto il mondo, li ho ascoltati per la prima volta in televisione, e li ascolto soprattutto in macchina. Quindi non con delle casse fantastiche, anzi delle casse direi abbastanza banali. E chi ha prodotto quel prodotto ha fatto in modo che io, ascoltandoli per televisione o in macchina, ne abbia comunque una buona impressione completa e di impatto. E tutti quei prodotti, quindi quei cloni delle Yamaha NS10 che ormai si stanno diversificando ma che hanno invaso il mercato, addirittura tutti quei prodotti dal nome che suona tipo Auratone, che a loro volta hanno invaso il mercato, come mai ci sono? Beh, perché c'è tanta gente che li richiede, tanta gente che li acquista, soprattutto nel periodo post-Covid, e ovviamente le ditte forniscono quello che il mercato chiede. E ovviamente c'è chi le recensisce, e ovviamente c'è chi dice questa è meglio di quell'altra, questa suona meglio, questa suona peggio. Beh, secondo me, ormai l'avete capito, un monitor da studio non deve suonare, non deve avere personalità, non deve essere riconoscibile. Una cassa ad alta fedeltà, sì, la compro perché mi piace. Un monitor da studio, se mi serve per lavoro, no.
Questo non esclude però che chi fa home recording per il gusto di farlo si acquisti il monitor che più preferisce, ci mancherebbe. La musica è e rimane per la maggior parte delle persone non un lavoro ma un divertimento, quindi ben venga sia l'audiofilo che spende milioni per i suoi cavi, sono soldi suoi che lo faccia, sia chi si compra dei monitor perché secondo lui sono la cosa adatta, ma deve essere consapevole che un monitor da studio di riferimento, non assoluto, deve essere il più possibile neutrale. C'è un'ultima possibilità, usate il diffusore che volete nel vostro home studio e abituatevici. Ascoltate quella che è la vostra musica di riferimento, ad esempio se state facendo produzioni tipo Sfera Ebbasta, ascoltate Sfera Ebbasta per un mese, se fate sigle di cartoni animati, ascoltate tutte le sigle di cartoni animati di Walt Disney e avrete un'idea di come suonano quel tipo di produzioni con le vostre casse e vi potrete a questo punto o uniformare o discostarvi anche per fare un prodotto diverso dagli altri, ma questa volta con consapevolezza, non perché le vostre casse suonano particolarmente bene o male. Dimenticavo infine di dirvi che io non vendo diffusori monitor, quindi non telefonatemi, non cercate sul nostro sito il microfono monitor da studio dei quali abbiamo appena parlato, perché io non vendo questo, vendo tutt'altro, vendiamo impianti di diffusione sonora, impianti per videoconferenze, per audio professionale. E ho fatto questo video perché? Per il gusto di farlo. A presto.